Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Bicnu Tilomed Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 23 luglio 2021. Cosa ha Bicnu? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Bicnu durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa ha Bicnu? Bicnu è un farmaco a base del principio attivo carmustina, appartenente alla categoria degli antineoplastici alchilanti e nello specifico nitrosuree. È commercializzato in Italia dall'azienda Tilomed Italia SRL. Bicnu può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Bicnu 100 mg polvere solvente per conc. Per soluz. Per infusione 1 FLAC.no più 1 FLAC.no 5 ml solv. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Tilomed Italia SRL. Ricetta. OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo. Carmustina. Gruppo terapeutico. Antineoplastici alchilanti. Forma farmaceutica. Polvere. Indicazioni. La carmustina è indicata come terapia palliativa come agente singolo o in terapia di combinazione stabilita con altri agenti chemioterapici approvati nei seguenti casi. Tumori cerebrali. Glioblastoma, medulloblastoma, astrocitoma e tumori cerebrali metastatici. Mieloma multiplo. In combinazione con glucocorticoidi, come prednisone. Malattia di Hodgkin. Come terapia secondaria in combinazione con altri farmaci approvati in pazienti che presentano una recidiva durante il trattamento con la terapia primaria o che non rispondono alla terapia primaria. Linfomi non Hodgkin. Come terapia secondaria in combinazione con altri farmaci approvati in pazienti che presentano una recidiva durante il trattamento con la terapia primaria o che non rispondono alla terapia primaria. Tumori del tratto gastrointestinale, GI. Melanoma maligno se usato in combinazione con altri farmaci antineoplastici. Posologia. Bicnu deve essere somministrato solo da specialisti con esperienza nel campo della chemioterapia e sotto appropriata supervisione medica. Posologia. Dosi iniziali. La dose consigliata di carmustina come unico agente in pazienti mai trattati in precedenza di 150-200 mg/m2 per via endovenosa ogni 6 settimane. Tale dose deve essere assunta in un'unica somministrazione o suddivisa in infusioni giornaliere di 75-100 mg/m2 in 2 giorni consecutivi. Quando carmustina è utilizzato in associazione con altri medicinali mielosoppressivi o in pazienti con deplezione della riserva midollare, le dosi devono essere adeguate al profilo ematologico del paziente come mostrato di seguito. Monitoraggio e dosi successive. Non si deve somministrare un nuovo ciclo di carmustina fino a quando gli elementi del sangue circolante non siano tornati a livelli accettabili, piastrine al di sopra di 100,000 mm3, leucociti al di sopra di 4,000 mm3, il che di solito avviene nell'arco di 6 settimane. I valori ematici devono essere monitorati frequentemente e non devono essere somministrati cicli ripetuti prima di 6 settimane a causa della tossicità ematologica tardiva. Le dosi successive a quella iniziale devono essere adeguate in base alla risposta ematologica del paziente alla dose precedente, sia in monoterapia sia in terapia di associazione con altri medicinali mielosoppressivi. La tabella in basso è riportata come guida per l'aggiustamento posologico.
Tabella 1. Nadir dopo la dose precedente. Percentuale della dose precedente da somministrare. Leucociti barra millimetri 3. Piastrine barra millimetri 3. 100%. 3000. 3999. 75.000. 99.999. 100%. 2000. 2999. 25.000. 74.999. 70%. 2000. 25.000. 50%. Popolazioni speciali. Anziani. In generale, la scelta della dose per un paziente anziano deve essere prudente, solitamente partendo dal basso dell'intervallo, considerata la maggiore frequenza nella diminuzione della funzionalità epatica, renale o cardiaca e prendendo in considerazione eventuali malattie concomitanti o terapie con altri medicinali. Poiché copyright nei pazienti anziani ha maggiore la probabilità di una funzionalità renale ridotta, occorre fare attenzione nella scelta della dose, monitorare la funzionalità renale e ridurre la dose all'occorrenza. Popolazione pediatrica. Carmustina A controindicata nei bambini e adolescenti di età inferiore ai 18 anni, vedere paragrafo 4.3, a causa dell'alto rischio di tossicità polmonare, vedere paragrafo 4.4. Danno renale. Per pazienti con danno renale la dose di carmustina deve essere diminuita se vi è una riduzione della velocità di filtrazione glomerulare. Modo di somministrazione. Uso endovenoso dopo ricostituzione e diluizione. La ricostituzione con il solvente sterile fornito, flacone da 3 ml, e la diluizione con acqua sterile per preparazioni iniettabili, 27 ml, danno luogo a una soluzione madre giallastra. Questa soluzione madre deve essere ulteriormente diluita con 500 ml di soluzione di cloruro di sodio 9 mg/ml, 0,9%, per iniezione o 500 ml di soluzione di glucosio al 5% per iniezione. La risultante soluzione pronta per l'uso per infusione deve essere somministrata immediatamente mediante flebo endovenosa per un periodo da 1 a 2 ore al riparo dalla luce. L'infusione deve avere una durata non inferiore a un'ora, altrimenti provoca bruciore e dolore nell'area di iniezione. Il sito di iniezione deve essere monitorato durante la somministrazione. Per le istruzioni sulla ricostituzione e la diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo, ad altre nitrosuree o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Grave depressione midollare o mielosopressione. Grave danno renale, in stadio terminale. Bambini e adolescenti. Allattamento. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. È stata riferita tossicità polmonare caratterizzata da infiltrati polmonari e o fibrosi con una frequenza fino al 30%, che può verificarsi nei 3 anni successivi alla terapia e sembra essere, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Fenitoina ed esametasone. In associazione a medicinali chemioterapici deve essere prevista una ridotta attività dei medicinali antiepilettici. Cimetidina. L'uso concomitante di cimetidina provoca un effetto tossico aumentato, ritardato, grave, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Bicnu durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Bicnu durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile / contraccezione per gli uomini e le donne. Le donne in età fertile devono usare un metodo contraccettivo efficace per evitare gravidanze durante il trattamento e per almeno, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulle conseguenze del farmaco sulla capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari. Tuttavia, va considerata la possibilità che la quantità di alcol presente in questi prodotti farmaceutici possa compromettere la capacità di guidare veicoli e usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. La tabella mostra le reazioni avverse che sono state riferite durante il trattamento con questo medicinale, ma che potrebbero non avere necessariamente una relazione causale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il principale sintomo di intossicazione è la mielosopressione. Possono inoltre verificarsi le seguenti reazioni avverse gravi: necrosi del fegato, polmonite interstiziale, encefalomielite. Non è disponibile un antidoto specializzato. Non vi sono sostanze mieloprotettive note. Il trapianto di midollo osseo potrebbe essere una misura efficace. Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico. Agenti antineoplastici, agenti alchilanti, nitrosuree. Codice ATC. L01A01. Meccanismo d'azione. Carmustina, 1,3, bis, 2, cloroetile, 1, nitrosourea, ha un agente antineoplastico non ciclocellulare specifico di tipo nitrosourea, che esercita un'azione citotossica, proprietà farmacocinetiche. Distribuzione. Carmustina somministrata per via endovenosa si deteriora rapidamente. Trascorsi 15 minuti non si rileva alcuna sostanza intatta. Grazie alla buona liposolubilità e alla mancanza di ionizzazione al pH fisiologico, dati preclinici di sicurezza. Carmustina è embriotossica e teratogena nei ratti ed embriotossica nei conigli a dosi equivalenti a quella utilizzata negli esseri umani. Carmustina ha influito sulla fertilità dei ratti di sesso maschile. Elenco degli eccipienti. Polvere. Nessun eccipiente. Solvente. Etanolo anidro. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.